Ciao a tutti e bentornati su Hack Your Farm. Io sono Marino e oggi vi mostrerò un metodo ecologico e sostenibile per trasformare le trebbie della birra in prezioso humus di lombrico. Passo dopo passo vi guiderò nel magico mondo del compostaggio di questo residuo della lavorazione della birra, con l'aiuto dei nostri amati lombrichi, svelandovi tutti i segreti e i trucchi per ottenere il miglior risultato possibile. Se amate l'orto o il giardinaggio o vi piace la birra artigianale o siete semplicemente curiosi di scoprire nuovi modi per ridurre gli sprechi e fare un uso più intelligente delle risorse, questo video è fatto apposta per voi. Ma non dimenticate di mettere un bel like e iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi i prossimi contenuti. Ma adesso godetevi il video e se avete domande o suggerimenti lasciate un commento qui sotto. Bene, se siete pronti iniziamo subito dopo la mini sigla. Io la chiamo la trebbia della birra, invece gli anglofoni, che sono più abili nel formulare acronimi molto efficaci, la chiamano semplicemente BSG, che sta per Brewers Spent Grain. Il BSG è ciò che rimane del malto d'orzo dopo il processo di birrificazione. Anche se può sembrare a prima vista solo uno scarto, in realtà bisogna considerarlo come un sottoprodotto, cioè una risorsa preziosa ricca di fibre, di proteine e altri nutrienti. Noi lo useremo come materia prima per il compostaggio con i lombrichi, per produrre il prezioso humus. Però per poterlo usare come materia organica per la produzione di compost o humus di lombrico, dobbiamo prima capire cos'è e da che cosa è composto per creare il giusto equilibrio tra carbonio e azoto. Il giusto equilibrio è necessario per creare il microclima idoneo per i batteri decompositori e per i nostri cari lombrichi. Se vi siete persi il video sul compost dove spiego in dettaglio il rapporto tra carbonio e azoto, ve lo lascio in descrizione e anche qui in alto. Tralasciando l'acqua, che ovviamente è la componente principale nel processo della birrificazione, passiamo alla materia che in percentuale risulta essere la più consistente per fare la birra, cioè il malto d'orzo. Ma come si esegue la maltatura? Se c'è qualche mastro birraio in ascolto, spero non se la prenda male per come semplifico i processi della maltatura d'orzo, ma purtroppo non posso entrare nel dettaglio di tutto quanto. Anzi, per i più curiosi, se siete interessati al mondo della birra, da come si produce fino a come si beve, scrivetemelo nei messaggi. Scrivete anche solo birra, io capirò comunque di cosa si tratta. Se interessa ad almeno 100 di voi, convincerò qualche mastro birraio della mia zona a concedermi una intervista per scoprire l'affascinante mondo della birra artigianale. Ok, detto questo ve la faccio breve. E anche se la maltatura d'orzo è un processo fondamentale nella produzione della birra, io ve la sintetizzo in 3 step principali. Primo step, si prende l'orzo e lo si mette in ammollo in semplice acqua a circa 15 gradi centigradi per circa 48 ore, durante i quali l'orzo assorbe l'acqua che favorisce la germinazione. Secondo step, viene spostato in altri contenitori appositi dove viene lasciato germogliare per un altro breve periodo. In questa seconda fase inizia anche la trasformazione degli amidi in zuccheri, che è operata dagli enzimi attivati naturalmente nell'orzo. L'ultimo step è lo step numero 3 e viene detto kilning, dove viene essiccato a circa 80 gradi centigradi in condizioni controllate in appositi forni chiamati maltatori. È proprio in questa fase che i malti speciali ricevono una essiccazione aggiuntiva a temperature più elevate fino al raggiungimento della tostatura, donandogli il colore e il sapore desiderati.
Il risultato finale di questi macro passi è il malto d'orzo, che viene poi schiacciato e leggermente macinato prima di essere inviato ai birrifici, dove verrà mescolato con acqua calda per estrarre gli zuccheri fermentabili, aggiungendo poi il luppolo e altre sostanze come le spezie o la frutta, dando inizio al processo di produzione del mosto. Bene, dopo tutti questi passaggi e un po' di tempo trascorso avremo una montagna di BSG, che come abbiamo detto in precedenza è un sottoprodotto e non uno scarto. Infatti può ancora avere degli utilizzi sia nel campo mangimistico sia nei processi biotecnologici. Pensate che la produzione mondiale di BSG si aggira attorno alle 40 milioni di tonnellate all'anno, di cui più di 4 milioni di tonnellate provengono dall'Unione Europea. In media vengono prodotte 30 kg di BSG per ogni 100 litri di birra. Poi ovviamente se la produzione di quella particolare birra richiede una gradazione più elevata, i chilogrammi potrebbero essere anche molti di più. Ho scoperto che ci sono delle birre da 10 gradi che producono 60 kg di BSG. Allora, vediamo da cosa è composto il BSG che andremo a mettere nella nostra compostiera. Sì, ho detto nella compostiera e non nella lettiera dei lombrichi, perché prima gli faremo raggiungere la temperatura sopra i 50 gradi centigradi in modo che gli eventuali patogeni presenti nel BSG vengano eliminati. Ovviamente non tutti verranno eliminati, ma una gran parte di loro non arriverà sicuramente alla lettiera dei lombrichi, che come sappiamo è una lettiera a freddo. Ci penseranno poi i nostri lombrichi a mangiarseli e anche a neutralizzare eventuali micotossine come ad esempio l'ocratossina. I lombrichi sono davvero delle vere macchine rigeneratrici. Giusto per info, l'ocratossina, come possiamo leggere dal sito web dell'EFSA, è una micotossina prodotta naturalmente da alcune muffe, che può essere presente in una serie di alimenti, tra cui la carne conservata, i formaggi, la frutta secca ed appunto anche nei cereali. Quindi nelle fasi di compostaggio dobbiamo aspettarci la sua comparsa e di conseguenza dobbiamo gestirla, visto che è naturalmente presente nei materiali organici come gli scarti della cucina. Questo è uno dei motivi per cui eseguo un compostaggio a caldo prima di darlo in pasto ai lombrichi. Ma come faccio a sapere quando è pronto da trasferire nella lettiera? È abbastanza semplice, questo è il primo trucchetto che vi do. Basta controllare che la temperatura sia nella zona mesofila, quindi sotto i 30-40 gradi centigradi, che stanno ad indicare che è il momento giusto. Inoltre si vedrà che il cumulo inizierà a popolarsi in modo naturale di lombrichi. Da uno studio condotto da dei ricercatori italiani, di cui trovate il link in descrizione, è risultato che i lombrichi hanno svolto una funzione purificatrice nel trasformare il BSG in humus, creando un prodotto con alte concentrazioni di azoto e comunque conforme ai parametri di sicurezza biologica e microbiologica imposti dalla legge. Infatti, dopo il vermicompostaggio, i rilevamenti delle micotossine si erano ridotti drasticamente. I lombrichi hanno la capacità di ridurre le popolazioni microbiche, mangiandoli e digerendoli, grazie ai molteplici enzimi digestivi presenti nel loro apparato digerente. Osservando la tabella degli elementi chimici che compongono il BSG, possiamo dedurre che il rapporto tra carbonio e azoto dipende un po' dal tipo di birrificazione. Per comodità, per il nostro compost faremo una media ottenendo un rapporto di 16:1. Però, come sappiamo, il compostaggio a caldo richiede un rapporto di carbonio-azoto compreso tra i 25,1 e i 31. Quindi dovremo aggiungere del materiale marrone ricco di carbonio per raggiungere il giusto rapporto.
In questo periodo ho a disposizione del cipato di legno di platano misto ad acero comune e delle foglie secche che rispettivamente hanno un rapporto di 101, 71 e 41 per le foglie secche. Ovviamente questi rapporti che utilizzo sono influenzati dal tipo di legno e dalla stagionatura. In mancanza di materiali marroni si può usare della carta o del cartone, l'importante è che non siano patinati e soprattutto non colorati. Utilizzando il programmino in linguaggio Python, che trovate sempre in descrizione, dopo aver messo i rispettivi rapporti di carbonio e azoto per ogni materia organica, con le rispettive quantità, troveremo che per ottenere un valore accettabile, in questo caso 28,46 per essere precisi, che comunque sta al di sotto dei 30 a 1, dovremmo usare le seguenti quantità: 100 parti di BSG, 10 parti di foglie secche, 10 parti di cippato di platano e 10 parti di cippato di acero. Naturalmente le parti di platano e acero io le ho già mischiate insieme. Bene, ora vediamo come preparare il cumulo. Come avete visto in altri miei video, io preparo il cumulo a strati, come se fosse una lasagna, alternando i materiali verdi e quelli marroni. Poi però, al termine della composizione, do una bella rivoltata al cumulo per mischiare bene tutti quanti i materiali. Questo perché mi piace pensare che i microrganismi debbano avere sia le materie marroni che quelle verdi, tutte mischiate insieme. In questo caso farò uno strato di cippato come base al contatto col terreno per facilitare il drenaggio dei fluidi, in quanto il cippato è abbastanza grossolano, aggiungendo poi successivamente uno strato di BSG e uno di materiali misti marroni, e così fino alla fine dei materiali. Finiti gli strati, rivolto il cumulo cercando di mischiarlo il più possibile. Tra qualche giorno farò un video per farvi vedere proprio fisicamente come preparo il cumulo. Forse non vi ho detto perché faccio sempre un cumulo di compost con il BSG. La scelta è dovuta principalmente alla conoscenza di una ricerca effettuata sempre da italiani. Qui siamo davvero forti. Sul miglioramento dell'effetto fertilizzante del BSG bioprocessato mediante l'aggiunta di popolazioni microbiche. In descrizione vi lascio comunque anche il link alla ricerca. Questo studio recente del 2023 ha valutato gli effetti del compost e del compost pelletizzato di BSG, arricchiti con una popolazione microbica, sulla lattuga di varietà iceberg. I risultati mostrano che questi compost, con o senza bioinoculo, sono comparabili ai fertilizzanti minerali. La lattuga trattata con BSG bioprocessato ha mostrato un peso fresco maggiore e una crescita significativa di batteri e funghi e actinomiceti nel suolo. Questi convivono sinergicamente con le radici della pianta, scambiandosi sostanze vitali per entrambi. Nel complesso, i risultati di questo esperimento e di altri che ho trovato in rete hanno dimostrato che il BSG vermicompostato può essere utilizzato come fertilizzante per migliorare la crescita delle piante e non è associato ad alcun sintomo visivo di malattie. La maggior parte dei microrganismi isolati dalle foglie delle piante erano batteri e funghi comuni e tipici comunque delle piante e del suolo. Ma la cosa più importante per le piantine del nostro orto è che i microrganismi patogeni non sono stati osservati nell'humus di BSG o sulle piante coltivate con esso. Un altro motivo per cui preparo sempre almeno 2 cumuli a base di BSG all'anno è che il BSG si trova in grandi quantità per tutto l'arco dell'anno e soprattutto a costo zero. L'unico sacrificio è attrezzarsi a livello logistico per andare a ritirarlo presso i birrifici locali. Anche per questo video è tutto, vi ringrazio di essere arrivati fin qui e se il video vi è piaciuto mettete un bel like.
E ricordatevi che con l'humus di lombrico fatto con le trebbie della birra, le vostre piante cresceranno sani e forti e i vostri lombrichi vi ringrazieranno e voi potrete brindare al loro successo. Chi è che mi ha messo il tè qua dentro? Ciao!